Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi vi voglio parlare di un argomento abbastanza complesso, qualcosa di cui non parlo molto spesso sul mio canale. Sul mio canale cerco sempre di parlare comunque di argomenti di crescita personale, di crescita interiore, cura della persona, anche a livello esteriore, quindi non solo a livello interiore. Probabilmente mi conoscete perché sono i video che mi vanno un po' meglio per l'ambito profumi, per l'ambito capelli, per l'ambito fisico, moda, eccetera. Però in realtà io parlo spesso e cerco di documentare il mio percorso per arrivare alla mia versione migliore di me, anche a livello di crescita interiore. Quindi partendo da Mr. World Italia sono arrivato a lavorare nella moda e poi diventare content creator full time e fare qualcosa a livello di yogi, quindi iniziare il mio percorso di crescita interiore. Ma oggi voglio parlare di investimenti, quindi voglio parlare di, siccome me l'avete chiesto, di che cosa faccio io dal punto di vista finanziario per portarmi ad avere un po' una pensione e quali sono un po' i miei piani. Non sarà un video tanto lungo, ma è semplicemente un po' una risposta a questa domanda. Sto anche facendo una live su TikTok, quindi non sono pazzo se ogni tanto guardo qua, è probabilmente perché almeno non avevo tempo, siccome settimana prossima è Ferragosto, non avevo tempo di fare le due cose contemporaneamente, o facevo i video per YouTube o per TikTok, cioè o fare le live, quindi ho detto perché non fare le due cose insieme, quindi è un po' un dietro le quinte anche che hanno loro mentre registro il video. Se volete seguirmi su Instagram o su TikTok vi lascio il link in descrizione anche agli altri social. Ma oggi voglio parlare semplicemente del mio piano d'accumulo. Allora, in realtà io non sono una persona, non sono consigli finanziari, non è assolutamente dirvi come arrivare a diventare ricchi o altro, no, semplicemente io sono convinto che nella vita bisogna avere un piano A, quindi fare qualcosa che veramente ti piace fare e farsi, diciamo, guadagnarsi da vivere è una cosa abbastanza non scontata, però se sei fortunato da poter guardare questo video e avere una connessione internet, probabilmente sei nato nel primo mondo o comunque in una famiglia abbastanza normale, in una situazione abbastanza normale, e bisogna ricordarci di essere grati perché c'è gente sicuramente messa molto peggio o in ogni caso in passato non avevano tutto il comfort che noi abbiamo, quindi diciamo che possiamo permetterci uno stile di vita non da sopravvivenza, o almeno la maggior parte di voi che state guardando, quindi farsi un po', diciamo, guadagnarsi da vivere è una cosa che anche qualsiasi altra creatura su questo pianeta riesce a fare. Quindi la fortuna di essere nati in un momento così è che come esseri umani possiamo anche dedicarci a fare dell'altro, quindi a capire che cosa vogliamo fare, capire chi siamo, da dove veniamo e cercare anche di seguire magari non per forza una nostra passione, perché non sono tanto d'accordo sulla questione passione, lo sapete. Io ho anche fatto un video riguardo alla passione, io sono stato bloccato per tantissimo tempo nel cercare la mia passione per poi capire che non c'è nessuna passione, almeno nel mio punto di vista, ma è più faccio una cosa, mi viene bene e aiuto le persone e più mi si alza dentro di me una passione, quindi è un po' il risultato, il feedback che mi motiva, che mi aiuta. E quindi è più che altro possiamo fare qualcosa di extra, quindi il mio modo di vivere è: voglio un piano A e non c'è nessun altro piano B. Quindi il mio piano è fare il mio percorso di crescita personale, vivere in questo pianeta nel migliore dei modi e magari documentare il mio percorso grazie ai social e cercare di aiutare il più persone possibile a fare lo stesso. Al momento è questo, magari in futuro troverò un altro modo per aiutare più persone, al momento è questo modo qua. Quindi io non ho mai pensato fin da quando ero piccolo a un altro modo per guadagnarmi da vivere o altro. In qualche modo, se uno vuole guadagnare da vivere, se lo fa, e se vuoi diventare ricco o altro, ci sono da aprire aziende, c'è il percorso imprenditoriale, oppure puoi fare carriera in un'azienda, ci sono altri tantissimi modi. Ho fatto anche già dei video a riguardo, se volete dargli un'occhiata sono in descrizione, però questi sono argomenti a parte. Ma per avere non un piano B ma un piano C, secondo me i soldi che si fanno, siccome comunque viviamo in società e bisogna avere una base finanziaria anche per avere un minimo di libertà finanziaria da poterti permettere di seguire il tuo percorso, i tuoi sogni, cercare quello che ti piace, fare hobby o anche avere più tempo per stare con gli altri, è quello di saper gestire il proprio denaro. Quindi quello che ho fatto quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale è quello da dire: ok, devo imparare non solo a livello di crescita personale, e quindi ho iniziato a leggere libri, podcast, corsi, seminari e tutto, a saper fare meditazione, yoga, tutte cose interiori, e anche dal punto di vista esteriore magari la routine, la motivazione eccetera, ma mi serviva anche un minimo, un briciolo di cultura finanziaria. Quindi ho iniziato a leggere i primi libri a 18 anni, quando mi sono alzato un giorno e ho detto voglio fare qualcosa con la mia vita. Ho iniziato a leggere Think and Grow Rich
poi è diventato padre ricco, padre povero, la questione del cash flow, del mercato immobiliare, poi è diventato il millionaire fast lane, l'imprenditorialità, e poi ho letto tantissimi libri tra il marketing e la finanza personale. Non è ancora tutt'oggi un argomento che mi appassiona, però purtroppo, come vi ho detto, se dobbiamo vivere in società è qualcosa che dobbiamo imparare, almeno perché nel momento in cui arrivano i soldi, e facciamo anche un minimo di soldi, mentre cerchiamo la nostra passione, quindi avendo il piano A, si può avere anche il piano A non vuol dire che per forza parti e fai subito quello che ti piace o altro. Puoi anche fare un lavoro normale e continuare fino a che nel tempo libero ti costruisci qualcosa di tuo, ma poi quando puoi cerchi di seguirlo. Però per stare bene, per essere più sicuri, soprattutto noi della generazione Z, siccome la nostra pensione chissà quando sarà, è quella un po' di costruirsi, di saper gestire il denaro che ci arriva in modo da non sprecarlo tutto. Quindi la prima cosa che ho imparato è quella di saper risparmiare il denaro. Risparmiare non è la chiave, però lo risparmio per poi investirlo correttamente, saperlo mettere nel posto giusto. Per ognuno gli investimenti sono qualcosa di diverso. C'era la bolla un paio d'anni fa della questione Bitcoin, della questione criptovalute, e io ci avevo un po' giocato su queste cose, però poi ho capito che a breve termine è proprio un gioco d'azzardo, quindi non sono andato tanto su queste cose, anche se ci avevo investito un bel po' e mi piaceva, anche era un po' una questione anche per rimanere un po' insieme diciamo aggiornati un po' nel mondo. E quindi ho deciso che nella questione Bitcoin, nella questione criptovalute, c'è gente che si chiamano gli hodler, quelli che tengono e mantengono a lungo termine. E ho deciso che sarà un po' la tattica che utilizzerò io, perché ci sono due strade: o impari a gestire il denaro e diventi un investitore full time e diventa la tua cosa, oppure semplicemente quando ti arrivano soldi impari a gestirli nel modo corretto fino a che non ti si accantona in un certo modo. Io ho scelto quella strada lì a lungo termine. Siccome i soldi mi interessano, ma il mio piano A prevede anche poi di creare un'azienda, di creare un cash flow abbastanza buono, non mi sono mai posto la cosa da dire voglio fare una carriera e fare la slow lane, come direbbe MJ De Marco, ma fare invece, no scusate, non è MJ De Marco, o forse sì, vabbè, insomma, quello di Unscripted. Non è tanto la questione di fare qualcosa fatto piano piano, ma la mia idea era quella di, ok, imparo a mettere i soldi nel posto giusto in modo che in futuro almeno avrò un piano C, almeno avrò una pensione. Quindi quando inizio a investire non è stato un ok, ho questo e quindi mi metto in comfort, mi trovo un lavoro normale e metto i soldi lì e poi pian piano finisce, ma è più un piano C. Siccome anche la mia idea di soldi è non possedere o cercare di possedere il meno possibile, quindi dal punto di vista di casa, dal punto di vista di macchine eccetera, preferirò in futuro, anche perché qua a Peschiera è successo un disastro ultimamente, la grandine ci ha dato 40.000 euro di danni senza assicurazione, ovviamente perché i miei genitori è quel tipo di persona lì e io non giudico nessuno, diciamo che anche le macchine, tutte macchine distrutte, è successo un disastro, diciamo che io sono stato sempre il tipo da voler passare per questo mondo senza, cioè essendo una luce per le persone ma senza troppo peso, quindi un po' essere di passaggio, un po' come vagabondare per questo mondo. Mi piace molto l'idea di 4 Hour Work Week, il libro, 4 ore alla settimana, in cui si vive un po' qua, un po' là, un po' su, in base a dove serve, farsi aiutare dalle persone. Ho il modo di vivere degli yogi, dei monaci di una volta che vivono e le persone li aiutano. O quando ho fatto l'intervista con Don Ambrogio in cui abbiamo parlato del suo modo di vivere, che comunque in qualche modo guadagna anche da quello che le persone gli danno e in base a quello che fa, quindi al servizio che dà alla comunità. Quindi in qualche modo il vivere si trova. I soldi che mi arrivano, che cosa ci faccio? Siccome non cioè al momento possedere qualcosa mi sarebbe più un legame, più un limite per me, è una cosa mia, invece che una libertà. Non sono quel tipo di persona che si compra la casa e si fa il mutuo, non sono quel tipo di persona che si compra la macchina, ma preferisco un qualsiasi mezzo che costa poco, quindi cerco di risparmiare il più possibile per quello che al momento sono ancora con i miei. Perché? Perché comunque in casa mia me ne sto abbastanza da solo, ho il mio spazio, ho tutto, e piuttosto di vivere a Milano, che è l'unico posto secondo me in Italia in cui vale la pena vivere, anche per le collaborazioni che sto facendo, devo stare al momento in Italia, non è vivibile perché devi stare con 3 persone se non vuoi spendere un patrimonio, e se devo stare con 3 estranei a sto punto sto con la mia famiglia e sono a 10 minuti da Milano in treno, quindi cerco di mettere il via più possibile in modo che poi seguo la mia passione, ho il tempo di seguire la mia passione, di fare le mie cose, palestra eccetera, e i soldi che guadagno una parte li investo e una parte li
tengo via per fare un investimento in futuro in una azienda. Quindi il mio piano A è quello di creare un'azienda che mi porta a reinvestire in un'altra azienda, che poi mi porta a reinvestire in altre aziende, quindi utilizzare il mercato per farmi una libertà finanziaria, il mio prodotto, le mie cose in futuro. E poi quando avrò soldi, li reinvestirò probabilmente in mercato immobiliare o in ETF o altre cose, quindi in borsa, in modo da poter vivere un po' in modo passivo dalla rendita degli interessi di queste cose. Ma quello che faccio al momento, ed è il piano C, è un piano d'accumulo che dovrebbero secondo me fare tutti in ETF, ovvero che cos'è un ETF? Un ETF è un pacchetto, diciamo, di borsa di azioni, detta proprio così, molto diversificato. Ce ne sono tantissimi, io ho scelto il più diversificato possibile, che si chiama All World, FTS All World di Vanguard, e io tramite De Giro, che è una piattaforma online che ho scelto, mi sono fatto tantissime ricerche prima di iniziare, ho scelto di iniziare questo percorso, e quindi ogni mese io metto qualcosa lì, in modo che poi per interesse composto, quindi gli interessi ogni mese, più vai a investire e più ovviamente l'interesse aumenta, essendo ad accumulazione, perché gli ETF esistono sia a dividendi che ad accumulazione. Dividendi vuol dire che gli interessi che ogni anno si fanno ti vengono dati, quindi ti pagano. Accumulazione invece vengono continuamente aggiunti, quindi come una palla che diventa sempre più grossa, una valanga sempre più grossa, diventano sempre migliori, cioè sempre di più, si accumulano. Io ho scelto l'accumulazione in modo che metto tot al mese, quello che posso permettermi, e più potrò permettermi più aumento. Ovviamente se farò soldi con aziende, col mio piano A, poi aumenteranno sempre di più, in modo da garantirmi la pensione, perché nel momento in cui investi da giovane, all'inizio sono 1.000 euro, poi 1.500 eccetera, non sono neanche tanto, ma quando iniziano a essere un interesse composto in 20, 30, 40 anni, a 60 anni ti ritrovi sicuramente ad avere un sacco di soldi messi via, e dopo quelli puoi trasferirli a dividendo. Quindi se arrivi a avere 1 milione di euro messi via da questo piano d'accumulo che non ti è costato quasi niente o pochissimo per tutta la vita, e basta che lo fai con costanza e sempre, poi quel 1 milione di euro con un dividendo invece passivo ogni anno ti dà gli interessi con cui puoi vivere abbastanza bene, ovviamente tolte tasse e tutto, però è un po' una pensione che ti crei tu, è un po' una cosa, prendersi responsabilità di quello che stai facendo. Quindi diciamo che questo è quello che un po' faccio. Invece se arriverò ad avere una cifra enorme per quanto riguarda un'entrata di una vendita magari di un'azienda in futuro o altro, invece che fare tutta questa cosa potrei anche fare il contrario, quindi avere in futuro magari già 1 milione di euro messi via, e quel milione metterlo già in dividendo e vivere degli investimenti passivi, oppure comprare degli immobili e magari metterli in affitto o Airbnb e vivere di quello. Insomma, il mio piano è quello di vivere in modo passivo, di arrivare almeno a 5-10 milioni. Al mio piano, quando mi ero fatto 18 anni con la vision board, a livello di grafica, di idea, di quanto per me potrebbe essere un potenziale a livello di interessi, tolto il 4%, le tasse eccetera, una cosa che in dividendi mi può dare anche solo un interesse basso del 4-8% ogni anno, quanto mi può arrivare di tot per vivere in quello che io credo sia libertà finanziaria, secondo me è quella cifra, quindi non c'è altro da fare. Il mio è il piano A e spero che in futuro ci arriverò. Quindi ho sia il piano C, in cui piano piano ho un accantonamento mensile in ETF che è un po' il cadere e non mi faccio male perché cado sulle nuvole, e poi ho il piano A che, indipendentemente da come va tutto, mal che vada, non può andarmi più che male. Quindi ti senti anche un po' più libero di rischiare con i tuoi soldi, anche perché questo si tratta di investimenti, ragazzi. Gli investimenti cioè, non vuoi lasciarli in banca i soldi oppure non usarli, per questioni di inflazione o altro, non è il massimo. Bisogna imparare a utilizzarli i propri soldi. Questo non è giocare d'azzardo, un rischio, o spenderli, ma è proprio investirli, quindi vengono spostati da una parte. Ovvio che se li sposti da una parte o dall'altra, guardate bene il broker che andrete a utilizzare o altro, c'è sempre la questione di tasse, pagare, commissioni e altro. Quindi fatevi bene le vostre ricerche. Io, dopo tutte le mie ricerche, quando ho visto che tutti parlavano di interesse composto alla fine dei conti, che anche una persona che è un trader professionista alla fine della giornata, comunque è difficile battere il mercato confronto a un investimento in ETF iper diversificato, che comunque non è mai un'esplosione, però è sempre un po' su e giù e nel tempo va sempre bene, a meno che non venga distrutto il mondo. Alla fine ho visto che più o meno il guadagno è quello, diciamo, quindi ho puntato sul lungo termine e andare avanti così. Quindi ecco qua, ragazzi,
Questo è un po' il mio piano di investimenti. Scusatemi il video lungo, ma ci tenevo a raccontarvelo bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale. Se avete qualsiasi domanda lasciatemi anche un messaggio su Instagram e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!